Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il luogo dove le storie risuonano oltre gli schermi, dove le emozioni restano quando le luci si spengono e ogni verità sussurrata trova chi l'ascolta. Prima di aprire il capitolo di oggi, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like e, se volete sostenere più da vicino questo viaggio, premete il pulsante per entrare a far parte della nostra community. La vostra presenza tiene vivo questo universo narrativo. Ci sono pagine del mondo dello spettacolo che sembrano studiate, ripassate a memoria, lucidate fino a diventare cristallo. E poi ci sono quelle che si spezzano in diretta, senza copione. Il momento in cui Ozan Akbaba ha ceduto durante un talk show notturno non apparteneva alla prima categoria. Aveva la sostanza rovida delle confessioni che non riesci più a trattenere, il peso di ricordi che provi a lasciarti alle spalle ma ti restano incollati addosso. Chi aveva acceso la TV si aspettava battute, un paio di aneddoti leggeri, qualche anticipazione sul set. Invece si è ritrovato di fronte a un attore che guardava in faccia un amore che non era mai davvero evaporato. Tutto è iniziato con una domanda del conduttore, apparentemente innocua, la curiosità semplice che però gira la chiave di un cassetto chiuso: c'è qualcuno del passato che ti manca ancora? L'aria in studio ha cambiato consistenza. Ozan ha fatto una pausa, ha abbozzato un sorriso spento e ha abbassato gli occhi, come se guardare il pavimento gli permettesse di reggere la marea. Ci sono persone che restano dentro, ha sussurrato, anche quando pensi di poterle allontanare. Quella è stata la prima incrinatura. La frana è arrivata poco dopo. I produttori avevano preparato un segmento nostalgico, una carrellata di momenti dalla carriera di Ozan. Tra quelle immagini è comparso un fermo immagine della sua serie girata con Sinem Ünsal, loro due vicinissimi, la dolcezza tipica di una scena scritta, ma con un calore che aveva il sapore del vissuto. Appena l'ha visto, qualcosa si è sciolto. Il respiro gli si è spezzato in gola, lo sguardo si è velato di una malinconia che il tempo non ha saputo scolorire. Credevo che col passare dei giorni sarebbe cambiato, ha mormorato con la voce che tremava, ma sentire la sua mancanza è entrato nella mia routine. La rivedo dappertutto. Nel silenzio. Nelle scene. In angoli della casa che dovrebbero essere vuoti e non lo sono mai. A metà di questo scivolare nel cuore, qui su Celebrita dalla Turchia vi chiediamo di dirci la vostra nei commenti: pensate che il tempo curi per davvero, oppure insegni soltanto a portare il peso in modo più discreto? Raccontateci cosa ne pensate. Leggiamo ogni riflessione. La rete si è accesa all'istante. Le piattaforme hanno pulsato come un organismo vivo, tra incredulità, tenerezza e mille teorie. I nomi di Ozan Akbaba e Sinem Ünsal sono esplosi nelle tendenze in pochi minuti. I frammenti della sua voce incrinata hanno iniziato a circolare ovunque, montati con musiche soffici, come se i fan volessero trasformare quel nodo in gola in poesia condivisa. Ma non era solo quell'intervista a far parlare. Gli osservatori più attenti hanno notato un dettaglio quasi invisibile: al polso di Ozan c'era un bracciale sottile, appena un riflesso sotto le luci. Per chi aveva seguito la loro storia fin dagli inizi, quell'accessorio non era anonimo. Si mormora che fosse un dono di Sinem, ricevuto per un anniversario che adesso abita soltanto la memoria. E allora il sussurro è diventato domanda: lo ha messo di proposito? Voleva dirle qualcosa senza pronunciarlo apertamente? Dall'altra parte, Sinem non ha commentato. Eppure il suo silenzio non è sembrato vuoto. Qualche giorno prima, nelle sue storie, era comparsa una canzone che apparteneva alla loro stagione più tenera. Le parole del ritornello suonavano come una confessione mascherata da melodia: certe assenze le capisci meglio quando tacciono. I seguaci hanno inondato la sua casella di messaggi, hanno salvato quella clip, l'hanno condivisa, analizzata, confrontata. Coincidenza o richiamo? Intanto, persone vicine all'attrice hanno fatto filtrare piccoli segnali. Dicono che anche lei sia stata presa dalla nostalgia, ha ripescato vecchie foto, si è lasciata trascinare in silenzi lunghi quando qualcuno nominava i giorni di allora. E a un recente evento benefico si è presentata con un abito azzurro chiarissimo, lo stesso tono di cielo che indossava nell'ultima scena della loro serie cult. Un incidente di gusti o un simbolo a cielo aperto?
Il dibattito non si è più fermato. Qui a Celebrita dalla Turchia la domanda sorge spontanea. Pensate che Sinem stia lasciando tracce intenzionali o che il pubblico stia leggendo significati dove non ce ne sono? Scrivetecelo, vogliamo le vostre teorie. La vicenda si è fatta ancora più densa quando un giornalista di spettacolo, presente sul set del nuovo progetto di Ozan, ha rivelato un retroscena. A quanto pare, l'attore avrebbe chiesto una scena con un riferimento simbolico a un capitolo emotivo del passato. Gli sceneggiatori hanno preferito non precisare a quale storia si riferisse, ma i fan hanno riempito i vuoti all'istante. Un omaggio a Sinem? Un cenno discreto a un amore che non si è mai pienamente spento? E non è tutto. Quando le telecamere si sono spente dopo quell'intervista, è sbucato fuori un altro momento, uno che non era destinato al pubblico. Un membro della troupe ha ripreso di nascosto pochi secondi nel camerino di Ozan. Nell'inquadratura tremolante si vede l'attore seduto da solo, lo sguardo fisso su una fotografia. L'immagine è sfocata, ma i fan ci hanno messo poco a riconoscere uno scatto dei primi giorni sul set con Sinem. In un bisbiglio appena percettibile, Ozan ha lasciato scivolare una frase: ci sono ricordi che non se ne vanno. Forse non devono. Quella confessione appena accennata ha colpito il pubblico con la forza di un tuono sordo. I commenti sono esplosi. Stanno ancora scegliendosi, fatevi un'altra possibilità, certi legami non evaporano. Come se non bastasse, un amico stretto dell'attore ha aggiunto un tassello inatteso. Ha raccontato che Ozan tiene un diario da quando la relazione è finita. Ogni giorno, senza saltarne uno, annota qualcosa di Sinem. Un profumo, un modo di dire, un lampo di un momento rimasto inciso. Non per farsi del male, ha precisato l'amico, ma per custodire ciò che lo ha formato. In rete è partita subito la richiesta perché quelle pagine, un giorno, possano vedere la luce, trasformando un gesto privatissimo in un desiderio collettivo. E poi è arrivata la svolta più clamorosa. Un profilo anonimo ha diffuso un audio attribuito a una conversazione in una caffetteria di Istanbul. Una voce, molto simile a quella di Ozan, diceva: se lei me lo chiedesse, mollerei tutto, lavoro, progetti. Ricomincerei da capo. L'autenticità non è stata confermata, ma chi ha ascoltato non ha avuto dubbi. E a rincarare la dose è arrivato l'ultimo gesto pubblico di Sinem. Alla serata di beneficenza in quel vestito color cielo, più di un invitato ha notato che sembrava distante, rapita in pensieri che riportano indietro la pellicola della vita. La nota più curiosa però è rimbalzata poche ore dopo. Sia Ozan sia Sinem hanno iniziato a seguire, nello stesso identico giorno, la stessa pagina social di poesia romantica. I fan l'hanno interpretata come un segno, quasi una costellazione da leggere. E da un vecchio colloquio con Sinem è riemersa una frase che ora suona diversamente: l'amore vero non si consuma. A volte si nasconde, finché non ritrova la strada. Quelle parole oggi fanno più rumore di 1000 dichiarazioni. Intanto, nessuno dei due ha confermato un ritorno di fiamma. Eppure l'aria tra loro sembra di nuovo elettrica, come se i corridoi delle loro vite fossero tornati a parlarsi. Restano cose mai dette, appunti lasciati ai margini, la temperatura di una storia che rifiuta di archiviarsi. E nel frammento finale di quella conversazione in TV, Ozan ha lasciato una riflessione che sembra riassumere tutto: a volte basta un istante, un'inquadratura, una parola, e capisci che quello che credevi assopito non ti ha mai davvero lasciato. C'è un dettaglio che merita ancora spazio. Chi ha lavorato con Ozan racconta che negli ultimi tempi lui sia cambiato negli interstizi, non nelle grandi mosse, resta professionale, puntuale, ironico come sempre. Ma tra un ciak e l'altro lo si vede più spesso con lo sguardo perso in una finestra o a stringere il telefono senza aprire alcuna app, come se aspettasse un segnale che conosce solo lui. Un collega ha riferito che, durante una pausa, ha chiesto alla regia di ascoltare una traccia musicale specifica prima di una scena cruciale. Il titolo? Una canzone che, secondo i fan, era la colonna sonora dei loro primi viaggi. Quando la musica è partita, Ozan ha chiuso gli occhi per un respiro lungo, e poi ha recitato con un'intensità che ha spiazzato tutti. Uno degli autori ha commentato sottovoce:
È come se avesse qualcosa da dire a qualcuno lontano. Dall'altra parte, di Sinem si dice che stia proteggendo i suoi spazi con eleganza. Esce con pochi amici, sorride ai fotografi senza concedere troppe parole, ha ridotto le apparizioni pubbliche non indispensabili. Chi le è vicino assicura però che non si tratta di chiusura, ma di cura. Ha ripreso a leggere vecchi poeti che parlano di attese, ha ricominciato a scrivere appunti brevi sul taccuino che porta sempre in borsa. In un set fotografico, le hanno chiesto di pensare a una persona cara per un ritratto in primo piano. L'obiettivo ha catturato uno sguardo che non aveva nulla di posato. Un membro della troupe, rivedendo gli scatti, ha sussurrato: «In quell'immagine c'è qualcuno». E mentre il pubblico si interroga, le piccole coincidenze continuano. In un'intervista radiofonica, Ozan ha citato una frase che tempo fa anche Sinem aveva condiviso in una didascalia: «Le storie non finiscono, cambiano voce». Non ha aggiunto altro, ma quel frammento è bastato a riaccendere le discussioni. Un'ora dopo, nelle storie di lei, è apparsa una foto sfocata di un tramonto visto dal ponte, senza testo. I fan hanno sovrapposto le immagini e hanno scoperto che il colore del cielo era simile a quello dell'abito della serata benefica. Indizi? Pari a 0, forse. Eppure tutti ci vedono un racconto che si scrive con simboli. In questo intreccio, torna la questione centrale che qui a Celebrita dalla Turchia vogliamo riflettere insieme a voi. Esiste un momento in cui l'amore decide di smettere di aspettare? O rimane in una stanza accanto finché qualcuno non apre la porta? Raccontateci se credete nei ritorni, nelle seconde possibilità, nella forza delle parole non dette. A volte basta una misura diversa del silenzio. Intorno a loro, intanto, la città osserva. Un barista del quartiere dove entrambi hanno vissuto racconta di averli visti, in epoche felici, ridere di cose piccole, seduti vicino alla vetrina. Dice che certe risate non si imitano. Chi abita quei luoghi giura che, certe sere, sembra di riascoltarne l'eco. Forse è solo immaginazione. O forse è proprio così che agiscono i ricordi, ripetendo la loro parte quando cala il rumore del giorno. E poi c'è l'ultimo tassello, quell'audio nato in un caffè pieno di tazze e chiacchiere. La voce, così somigliante a quella di Ozan, diceva che per una richiesta di Sinem lui sarebbe pronto a ridisegnare l'agenda, a riassegnare le priorità, a ricominciare senza rete. Che sia vero o no, quello che conta è il riflesso che ha acceso. Molti hanno scritto: non serve un comunicato, basta un passo verso l'altro. Altri hanno chiesto di rispettare i tempi. Qualcuno ha ricordato che la vita non è una trama e che certe scelte hanno bisogno di respiro. Ma c'è una cosa su cui, stranamente, tutti sembrano concordare: questa storia, qualunque sia la sua forma, non è finita al nero. E così eccoci qui, sospesi, con i loro nomi che tornano a intrecciarsi come filigrane. Ozan, nei suoi appunti, Sinem, nei suoi gesti misurati. Forse basterà uno sguardo sul set di un premio, un incontro casuale in libreria, una telefonata nel momento giusto. Forse la chiave è già girata e nessuno di noi se n'è accorto. Nel frattempo, noi restiamo ad ascoltare il battito che questa vicenda ha messo in moto. Qui è Celebrita dalla Turchia, e continueremo a seguire ogni svolta di questo viaggio emotivo. Non dimenticate di iscrivervi, di dirci nei commenti che cosa vi ha toccato di più, e di sostenere il canale se volete essere parte attiva di questa storia. Fino al prossimo capitolo, siate gentili con il vostro cuore e con quello degli altri. A volte basta un istante, un respiro, una parola messa al posto giusto per capire che l'amore, quando è vero, preferisce restare.